Ciao a tutti! Oggi in questo video vi mostrerò una tecnica semplicissima, ma vi assicuro davvero molto efficace, per ottenere dei raccolti di fragole incredibili addirittura sul balcone di casa. Il tutto grazie a dei semplicissimi trucchi, ma soprattutto utilizzando un qualcosa che normalmente noi butteremmo, ovvero le bottiglie di plastica utilizzate. I raccolti che si otterranno in questo modo sono decisamente superiori a quelli che si otterrebbero con una coltivazione orizzontale in vasi, ad esempio in terracotta. Io vi consiglio di seguire il video perché vi assicuro che questo è uno dei video più particolari che io abbia mai fatto, ma è sicuramente uno dei più belli. E questo è il risultato che si è ottenuto alla fine dell'esperimento, un raccolto davvero incredibile. La prima cosa che occorrerà fare sarà quindi quella di procurarsi delle bottiglie in plastica. Non è assolutamente importante il contenuto perché tanto andranno svuotate e una volta vuote queste si potranno utilizzare per ricavare poi il vasetto vero e proprio nel quale fare crescere la pianta. Invece è importante la loro dimensione, almeno di 1,5 litri, ma fosse di 2 ancora meglio, perché considerate che maggiori saranno le loro dimensioni e più la pianta all'interno si potrà sviluppare. Ed io per questo esperimento utilizzerò ben 4 bottiglie per ogni colonna, quindi procurarsi delle forbicine, prendere le singole bottiglie partendo dall'alto, scendere di circa 13 cm e praticare un taglio in questa maniera. Eseguiti i tagli, questo è ciò che si è ottenuto, quindi una parte inferiore che si potrà utilizzare davvero per tantissimi altri esperimenti e una parte superiore che diventerà il vero e proprio vasetto. Considerate però che così non potrà essere utilizzato. Allora, il tappo non andrà tolto, anzi è importante che ci sia, però andrà forato perché poi quando andremo a mettere terra e piantine sopra e poi a bagnare, l'acqua potrà, grazie ai fori, defluire e non creare dei ristagni che potrebbero essere pericolosi per le radici e di conseguenza per le piante. E in più andranno anche creati dei fori proprio nella parte superiore della bottiglia, in modo che poi, grazie a dei laccetti, si possano legare le une alle altre e creare così la colonna. Quindi svitarlo, casomai aiutandovi con un piccolo chiodo o comunque un qualcosa che abbia la punta e che sia fine, e con un piccolo martellino fare in questo modo. Eccolo qua. E rifare la stessa operazione per tutti gli altri fori. Considerate che mediamente occorrerà farne 5. Così. E alla fine dell'operazione questo è ciò che dovresti ottenere. Quindi andarlo semplicemente a riavvitare. A questo punto occorrerà però forare le parti superiori. Partendo dall'alto e scendendo di circa 1,5 cm, aprendo le dita in modo da poi non bucarvele, riprendere il chiodino e fare con una leggera pressione il foro, guardate un po', così, e ripetere la stessa operazione per tutti e 4 i lati. Procurarsi dello spago. Se avesse un diametro compreso tra i 2 e i 4 mm sarebbe davvero l'ideale e da questo ricavarne 4 pezzettini lunghi circa 1,5 metri. Considerate che questi fori che abbiamo creato sono fatti apposta per poi fare entrare lo spago in questa maniera, quindi farlo entrare circa 10 cm in questa maniera, dopodiché legare. Fate un doppio nodo in modo che poi possa reggere il peso della terra che andremo ad inserire all'interno senza che questa si vada a rovinare. E il primo spago è stato messo. Stessa cosa per tutti gli altri, quindi prendere l'altro, dalla parte esterna farlo andare verso la parte interna, 10 cm anche in questo caso, girare e legare. Inserito lo spago, questo è ciò che otterrete ed è la prima bottiglia partendo dal basso. E legata alla prima si potrà procedere con tutte le altre, quindi senza invertirne il verso, questo sempre verso il basso, prendere di nuovo lo spago, questa volta dal capo opposto, sempre dall'esterno verso l'interno, andarlo ad inserire in questa maniera e tirare il filo. Dovrete tirarlo in modo che poi quello che resterà come filo abbia una lunghezza di circa 20 cm tra questa bottiglia e quest'altra, in questa maniera. Dopodiché legare. E questo è ciò che dovresti ottenere. E ripetere la stessa operazione per tutti gli altri fori. Legate tra di loro, questo è ciò che si è ottenuto. Io ne ho usate 4, voi potreste utilizzarne o di più o di meno. Considerate però che più ne metterete, maggiore sarà il peso e quindi ci sarà il pericolo concreto che casomai durante l'esperimento lo spago si spezzi e voi perdiate sia le piantine che il raccolto.
La colonna si potrà ritenere ultimata quando legherete i 4 spaghi che ci sono all'apice tra di loro con un semplicissimo nodo. Questo vi permetterà poi, una volta uniti, di poterli appendere a qualsiasi struttura. E preparate le colonne, non resterà altro che prendere le piantine ed andarle ad inserire all'interno. Se fossero grandi come queste, ne basterebbe anche soltanto una per ogni bottiglia. Quindi, procurarsi della terra che sia soffice e drenante e con quella andare a creare un primo strato nel fondo delle bottiglie di circa 4-5 cm. Dopodiché prendere le piantine e andarle ad inserire stando attenti a non rovinare le radici durante questa operazione. E una volta inserite non resterà altro che riempire il tutto con dell'altra terra in modo che tutto il pane radicale delle stesse venga completamente coperto sino a 1 centimetro dal bordo. Mentre inserirete la terra, mano a mano, pressate leggermente e continuate a mettere sino a che tutta la bottiglia non sarà completamente piena. E questo è il punto di partenza dal quale inizierà l'esperimento, ovvero 3 colonne con 4 bottiglie l'una. Col passare del tempo, se tutto andrà bene, le piantine inizieranno a produrre i primi fiori. Qui è passato circa un mese e già i fiori sono assolutamente perfetti. E se i fiori saranno fecondati, nel giro di pochissimi giorni si trasformeranno in frutti. Considerate che quello della fragola, che noi chiamiamo frutto, in realtà è un falso frutto, composto da tantissimi piccoli frutti che insieme poi danno l'effetto di essere un unico frutto, ovvero la fragola che noi conosciamo. Oltre ad essere ottime, le fragole hanno anche un altro vantaggio: maturano davvero molto in fretta. Guardate in queste immagini come da piccole e verdi, nel giro di soltanto 5 giorni, crescano, maturino e diventino rosse, quindi pronte per essere raccolte e gustate. Trascorsi soltanto 5 giorni da che le fragoline hanno iniziato a prendere colore, guardate un po' come si siano maturate. Sono assolutamente perfette, quindi arrivati a questo punto si potrà tranquillamente staccarle e mangiarle. Considerate che quando staccherete l'oro, e basterà fare così, e consumarle, tutte le altre che sono verdi adesso avranno più energie per poi maturare, quindi non resterà davvero altro che aspettare che maturino e raccogliere anche l'oro. E il bello di questa tecnica è che con un raccolto del genere si potranno mangiare fragole praticamente per tutta la stagione, fresche e assolutamente ottime. Benefici secondari dell'utilizzo di questa tecnica. Primo tra tutti è il fatto che i frutti non toccheranno mai il terreno, quindi non ci sarà il pericolo, se il terreno fosse troppo bagnato, che loro marciscano. Altro pericolo scampato è il fatto che non saranno disponibili o comunque accessibili agli animaletti del terreno, quali ad esempio delle piccole lumachine. Però, essendo poi sospesi, ci potrebbe essere il pericolo che proprio gli uccellini, vedendoli, vadano a banchettare proprio con i frutti che stanno lì e si stanno maturando. Per evitarlo basterà prendere della semplicissima carta stagnola ed andarla ad incastrare nella struttura che sostiene il tutto in questa maniera. La luce, rifrangendosi sopra, spaventerà gli uccellini e li terrà lontani. Secondo beneficio, che vi assicuro non è da meno, è quello di essere facilitati nell'irrigazione, ma soprattutto nel risparmiare acqua con questo sistema. Basterà bagnare soltanto la prima, in alto, e poi di conseguenza, quando questo si riempirà tutto il vasetto, guardate, poi inizierà a gocciolare da qua. E di conseguenza bagnerà poi quelle sottostanti, che a loro volta bagneranno tutte quelle sotto. Così. È un sistema davvero incredibile che vi permetterà di risparmiare davvero tantissimo tempo. Guardate come escono le gocce dai tappi forati. E con questo il video si conclude. Spero che sia stato utile e divertente per farvi imparare qualcosa di nuovo, e se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategli anche un'occhiata.